Ciao ragazzi, benvenuti in questo video speciale per i 1000 iscritti. Sono molto contento di aver raggiunto questo risultato perché per quanto uno ci si metta di impegno, arrivare ai 1000 iscritti è sempre una grande soddisfazione e sono contento anche perché questo traguardo è stato raggiunto assieme a voi. Quindi spero di raggiungere altri traguardi continuando con i miei video come ho sempre fatto insomma negli ultimi 2 anni. E questo è un video molto speciale perché nel video di oggi andremo ad aprire la nostra cara fisarmonica. Quindi per chiunque non sapesse cosa c'è all'interno di una fisarmonica o comunque quali sono i meccanismi che fanno uscire il suono dal nostro amato strumento, nel video di oggi andremo a vedere nel minimo dettaglio tutto quello che c'è da sapere e quindi tutto ciò che c'è dentro a una fisarmonica e come funziona e tutto il resto. Quindi andiamo subito ad aprire il nostro strumento. Bene, allora siamo qui con la nostra fisarmonica e per aprire la fisarmonica ci basterà usare una pinza, una semplice pinza per aprire questi chiodini. Vedete che ci sono tutti questi chiodini. Ci sono i chiodini sopra il mantice e sotto il mantice. Quelli sopra il mantice servono per aprire la parte superiore, quelli sotto servono per staccare comunque il mantice dalla parte inferiore. Quindi abbiamo 3 parti, la parte superiore, il mantice e la parte inferiore. Ora, prima di aprire i chiodini della fisarmonica, poggiamo un attimo qui la pinza, vi farò vedere che comunque c'è un altro pezzo che si può disassemblare dalla fisarmonica e per farlo non ci occorre nessun strumento particolare e il pezzo in questione sarebbe la mascherina frontale. Tengo a dire che comunque non tutte le mascherine si possono togliere dalle fisarmoniche, quindi anch'io posseggo una fisarmonica dove non si può togliere la mascherina se non utilizzando dei cacciaviti molto fini, cose sofisticate, ma insomma nel caso di questa fisarmonica si può anche togliere la mascherina frontale. Quindi procediamo con togliere la mascherina. In alcuni casi avrete queste viti qui, in altri invece avrete semplicemente dei pulsanti da schiacciare e la mascherina verrà via molto facilmente. Quindi appoggiamo qua, togliamo entrambe le viti. Bene, adesso a questo punto la mascherina verrà via. Ecco fatto. Questa è una semplice mascherina, non c'è niente di particolare. Qui ci sono tutte le diciture dei registri che poi vi spiegherò e questa è la mascherina diciamo ufficiale della Titano, che è stata una casa di fisarmoniche americana e adesso credo sia fallita se non sbaglio, e comunque questa è una fisarmonica degli anni 70, quindi sicuramente non è una fisarmonica recente, però erano anni dove le facevano molto molto bene, infatti vediamo che è curata in ogni minimo dettaglio. Ora la mascherina possiamo toglierla e andiamo a esaminare un attimo cosa c'è qui sopra. Come vedete ogni tasto presenta una propria ancia, vedete che ogni tasto ha un'ancia. Quando andiamo a premere il tasto, bianco o nero che sia, i neri sono questi qua più piccoli, invece i bianchi sono questi. Vedete che l'ancia si alza e alzandosi sotto c'è un forellino, c'è una feritoia che praticamente permette il passaggio dell'aria. Quindi adesso andiamo lentamente così capiamo bene. Nel momento in cui tutti i tasti sono normali, quindi non sono premuti, vedete che tutte le ance chiudono tutti i fori. Quindi noi abbiamo una perfetta tappatura della fisarmonica, del mantice, perché tutte le ance sono abbassate e coprono tutti i fori, quindi non abbiamo un passaggio di aria in questo caso. Quando invece andiamo a alzare i tasti, possiamo anche alzarne molti assieme, via via passa l'aria in tutte queste feritoie. Bene, qui non c'è altro da spiegare se non il fatto dei registri. Ogni volta che premiamo un registro praticamente succede qualcosa e adesso visivamente non si capisce cosa succede premendo i registri.
si spostano solamente queste lamelle, vedete? Si possono anche spostare manualmente, perché il registro non fa altro che spostare le lamelle, ma si può fare anche a mano. E adesso non c'è più nulla da dire su questa parte qua, perché finché non apriamo la fisarmonica non si capisce cosa succede. Ora prendiamo la nostra pinza e apriamo la fisarmonica. Bisogna prendere con forza i chiodini e sfilarli in questa maniera. I chiodini saranno tutti uguali. Andiamo via via a toglierli tutti. Molto lentamente, perché comunque è un oggetto delicato. Ora giriamo la fisarmonica e togliamo i chiodini sul retro, stando attenti a non sforzare sulla parte sopra, perché comunque già è aperto qui. Quindi dobbiamo girarla così, stando molto attenti. E andiamo a togliere anche questi 3 chiodini. Uno. C'è questo qua. Ok. 2. E poi c'è questo. Ok. Bene, abbiamo aperto tutti i chiodini. Adesso, con molta attenzione, teniamo con una mano il mantice e con l'altra sfiliamo la parte superiore. Vedrete che sarà uno scenario che non si vede spesso, perché vedrete di fatto una fisarmonica tagliata a metà. Togliamo questi qua, eccoci. Eccoci qua. Ok, perfetto. Abbiamo una fisarmonica tagliata in 2. Allora, cerchiamo di fare un po' di ordine. Questo lo spostiamo un po' più in là. Queste le mettiamo di qua. Ok. E questa possiamo tenerla anche così. Comunque, la parte davanti l'avete già vista, allora la giriamo da questa. Bene. Ok. Allora, arrivati a questo punto, cosa ci resta da fare? Togliamo un attimo tutti questi chiodini. Bene. Allora, come volevasi dimostrare, una fisarmonica all'interno avrà chissà quante cose, no? Invece no, è vuota. È super vuota, il mantice è super vuoto, vedete? Non è altro che una sacca che va avanti e indietro, così, quindi vedete che alla fine non è niente di che. E quindi, a parte il mantice, adesso io non sto a togliere anche questi chiodini, perché comunque altro non fanno che staccare via il mantice, staccare via quindi tutte queste, diciamo, tutti questi strati che si piegano proprio a fisarmonica. E andiamo invece ad analizzare cosa c'è nella parte destra, quindi nella parte della tastiera. Allora, cos'è che abbiamo qui? Vedete, ci sono 2 barre di legno, vedete, 1 e 2, che ognuna si chiama sogniera, quindi queste sono le sogniere. Ce ne sono 1, 2 e poi qua ce ne sono altre 2. Ce n'è una qui disposta in verticale e una dietro questa, quindi se io voglio vedere quella dietro dovrei sganciare questa e vedere quella dietro, ma questo non lo faremo, ci limiteremo a sganciare queste 2 qua, o una di queste 2 comunque. Allora, a cosa servono le sogniere? Perché ce ne sono così tante? Non ne bastava una? Forse ne bastava una? È tutto relativo, perché praticamente voi dovete sapere che la fisarmonica può presentare più o meno sogniere, quindi in base a quanto grande è la fisarmonica, a come è stata progettata, si possono avere dalle 2 alle 4 sogniere, quindi
si parla di fisarmonica in seconda, in terza e in quarta. Quando è in seconda vuol dire che presenta 2 soniere, in terza 3 soniere, in quarta 4 soniere. Questa è una fisarmonica in quarta, quindi presenta 4 soniere. Ora però, per capire meglio come funzioni una soniera o comunque quale sia il principio di funzionamento, prima di tutto togliamo la parte bassa da qui, che alla fine la parte bassa non ci serve più, perché praticamente sui bassi il principio è lo stesso identico. Vedete che ci sono anche qui 1, 2, vediamo che ci sono 3 soniere, questa è un po' più grossa ma è doppia, quindi abbiamo comunque delle soniere anche qui come abbiamo sulla mano destra, quindi il principio è praticamente lo stesso, quindi possiamo anche un attimo toglierlo. Ci concentriamo solo sulla parte destra. Praticamente per capire come funziona una soniera proviamo a toglierne una da qui, quindi per sganciarla sarà sufficiente con un cacciavite andare a togliere queste 2 vitine. Togliamo la letta e sganciamo la soniera, quindi prendiamo un cacciavite molto lentamente, poi dobbiamo anche ricordarci tutte le vittine dove andavano, ma di fatto abbiamo solo queste 2 vittine dentro nella fisarmonica, quindi con la loro rondella. Ecco, cercando di fare attenzione a non perdere le viti. Questa è la sua lamella che tiene dentro la soniera. Adesso la soniera è sganciata e possiamo toglierla da qui. Questa è una soniera, eccoci. Vedete com'è fatta? Presenta molte lamelle, dalle più piccole alle più grandi. Come capirete, quelle più piccole fanno un suono più acuto, quindi qual è la logica della soniera? La logica è facciamo le lamelle sempre più grandi, così facendo noi suonando, perché ogni lamella è riferita a un tasto, quindi ogni tasto che suoniamo si attiva una di queste lamelle. Se schiacciamo più tasti assieme si attivano più lamelle. Ogni lamella fa un suono unico praticamente, quindi questo potrebbe essere un Do per esempio. Se questo fosse un Do, questo sarà un Re, Mi e via dicendo, ok? Poi abbiamo invece tutti i fori che praticamente, allora, ogni soniera, vedete, ha delle lamelle da una parte ma anche dall'altra. Ecco perché praticamente ognuna di queste presenta, adesso poi vi farò anche vedere, perché tutti questi fori si possono soffiare e creano essi stessi il suono. Lo vedremo fra poco. Comunque tutta la parte sotto presenta un'ottava, la parte sopra presenta un'altra ottava, quindi dopo proveremo anche a suonarle. Avremo in questo caso l'ottava bassa qui e un'ottava alta di qua. Invece l'altra soniera che vedete qui presenta tutti i suoni dei tasti neri, quindi abbiamo questa soniera con tutti i tasti bianchi, questa soniera con tutti i tasti neri. Infatti adesso andiamo subito a vedere, questa è meglio appoggiarla per così, ok? Vedete che se io giro questa, torniamo al discorso di prima, che quando suonavamo i tasti bianchi si alzano queste ance da questa parte qua, che corrispondono esattamente a dove ho tolto io la soniera. Vedete? La parte alta è dove ho tolto io la soniera. Quindi la soniera sopra fa di fatto tutti i tasti bianchi. Infatti io quando vado a schiacciare i tasti vedete che si alza, vedete che c'è luce, non so se si vede ma comunque vedete che c'è la luce di là, passa aria. Quindi qual è il meccanismo praticamente? Il meccanismo è che avendo la soniera lì incollata, dal momento che noi non premiamo nessun tasto non succede assolutamente nulla. Se noi schiacciamo un tasto, la feritoia si apre
quindi vi è un passaggio di aria, ma ancora non può suonare perché se noi non facciamo nulla, non muoviamo il mantice, non passa comunque aria, quindi non si sente nessun suono. Ma dal momento che noi premiamo un tasto e andiamo ad aprire il mantice, nel momento in cui apriamo il mantice, capite che la contrazione fa passare aria, quindi fa entrare aria nel mantice. Entrando l'aria passa attraverso questa sogniera, quindi passa ad esempio attraverso questo tasto, sentite? E va a creare questo suono qua. E noi più forte tiriamo e più forte suonerà anche la lamella. Poi abbiamo anche altri tasti. E così via. Praticamente ogni tasto che noi suoniamo, dal momento che apriamo il mantice, quindi dobbiamo comunque fare il gesto di aprire o di chiudere il mantice. Se chiudiamo il mantice, ovviamente il mantice sarà pieno di aria, nel momento in cui lo chiudiamo la contrazione farà uscire l'aria, quindi l'aria, la freccia dell'aria andrà da questa parte, uscirà dal mantice della fisarmonica. E un'altra cosa da dire anche qui, in base se entra o esce, ogni lamella ha praticamente una doppia faccia, quindi se noi andiamo ad espirare si attiverà questa lamella, se invece andiamo a buttare fuori aria si attiverà l'altra lamella, quindi vedete la pelle che si alza? Qui la pelle si alza perché praticamente io vado a soffiare, quindi la lamella sotto, l'aria passa attraverso la lamella sotto, esce facendo sollevare questa pelle e la lamella a suonare sarà quella sotto. Se invece inspiro, praticamente la lamella a suonare sarà la lamella sopra e la pelle a muoversi ora non la vedrete, ma sarà quella di sotto. Bene, quindi una volta capito il meccanismo, capite bene che una volta che io rimonto questa sogniera, questa sarà la sogniera che fa tutti i tasti bianchi, questa è un'ottava, questa è un'altra ottava, da lì il fatto di avere la fisarmonica in quarta vuol dire che io ho 4 ottave diverse e 2 sono su questa sogniera qua. Altre 2 ottave le abbiamo su questa sogniera, perché questa è la sogniera che fa i tasti neri, come abbiamo detto prima. Infatti vediamo che è situata più sotto e io, schiacciando i tasti neri, vado ad attivare queste ance. Quindi con i tasti neri io avrò tutte queste ance qui e ogni qualvolta io suonerò un tasto nero, a seconda dell'ottava, quindi le ottave vengono gestite dai registri e poi vi spiegherò anche i registri, e a seconda di quello che io vado a schiacciare si attiva un'ancia o un'altra ancia. Ecco, rimangono solo le ultime 2 sogniere che sono quelle nella parte sotto. La parte sotto è perché vengono disposte così invece che dall'altra parte come abbiamo queste 2. Vengono disposte in verticale perché la parte sotto è il cassotto. Adesso non fatevi confondere le idee da questo termine. Il cassotto non è altro che un sistema diverso di mettere le sogniere e metterle incassate più sotto. Queste buttano direttamente fuori l'aria, queste invece le buttano verso la cassa qui di legno, quindi l'aria fa un altro giro e crea un suono più soffocato, più chiuso, quindi è per quello che si usa il cassotto, perché dà un effetto diverso di suono, quindi è solo una questione, diciamo, di suono differente. E il cassotto viene gestito nella stessa identica maniera, abbiamo una sogniera per i tasti bianchi e una per i tasti neri e ogni sogniera presenta 2 ottave, quindi un'ottava più alta e un'ottava più bassa, ma adesso spieghiamo perché c'è tutto il discorso di queste ottave, cioè come si fa ad attivare un'ottava o meno. Ecco, allora è molto semplice. Se noi schiacciamo un tasto, qui abbiamo 2 forellini, questo va a coprire 2 forellini. Però cosa succede con questi registri?
In base al registro che io premo, ad esempio se io premo questo registro qua, questo vedete che c'è un solo pallino, questo significa che attiverà una sola soniera. Quindi questi qua, oltre alla variabile delle ance che aprono, che fanno suonare o meno la fisarmonica, abbiamo la variabile dei registri, perché anche se noi premiamo tasti bianchi e neri assieme, vedete che è tutto sollevato, qui dovrebbe uscire tutta l'aria, però abbiamo anche questi registri che determinano se deve uscire o meno. Se io premerò questo, mi attiverà solo una soniera, il pallino basso vuol dire la soniera quella con l'ottava più grave, quindi tutti i suoni più bassi, ecco. Se attiviamo ad esempio questo, vedete che ha due pallini, quindi mi attiverà due soniere, o meglio due soniere, mi attiverà due ottave, quindi io quando vado a suonare una nota soltanto sentirò due suoni contemporaneamente che escono, perché questo va ad attivarmi delle quattro, diciamo, di quattro forellini che abbiamo, due qua e due nel cassotto che abbiamo visto prima, che è questo, andrà ad attivarmi praticamente solo due soniere su 4. Ma allora come si fa ad attivare tutte e quattro le soniere? Beh, per attivare tutte e quattro le soniere c'è il master, il famoso master, questo è il master. Vedete che ha tutti e quattro i pallini, avendo 4 pallini, questo qua butta fuori tutto quello che c'è, quindi ogni nota che suoniamo va ad attivarmi tutte quante le soniere. Ovviamente si attiveranno, in questo caso, le due del tasto bianco, però le due del tasto bianco faranno suonare, ognuna farà suonare 2 ottave, quindi avremo sia l'ottava bassa che la alta. Sentite? Oppure questa. È la stessa nota su 2 ottave. E così farà funzionare anche l'altra soniera che fa i tasti bianchi, quella che abbiamo visto in cassotto. Altri registri che possiamo vedere ci sono questo qua sono praticamente due soniere della stessa ottava che suonano assieme. Abbiamo il piccolo che è solo l'ottava altissima, che sarebbe corrispondente a queste piccolissime voci che vediamo qui. Questa qua è la più alta in assoluto. Sentite che sono proprio suoni super acuti, si attivano con questo qua. Quindi questo mi attiva una voce, però è la super acuta. Invece questa abbiamo l'acuta, quindi vedi pallino sempre alto, acuta più la media. Quindi assieme quella che abbiamo sentito prima e la media. Infine ne possiamo fare quante vogliamo di combinazioni, abbiamo i 3 pallini, abbiamo 2 pallini, la bassissima più l'altissima e così via. Praticamente il funzionamento è esattamente questo. Nella parte sinistra dei bassi il funzionamento è lo stesso identico, solo che abbiamo soniere molto più grosse perché i bassi devono andare a fare, capite che più grande è la voce, la lamella, e più grave sarà il suono, quindi sentite. Sentite che c'è un suono molto molto grave, quindi capite che per i bassi dobbiamo avere un suono ancora più grave, andranno delle sberle di lamelle così, di quasi 10 cm, non dico 10 cm ma quasi. E quindi nella parte di là abbiamo sempre i registri, abbiamo le lamelle molto più grosse e abbiamo lo stesso identico principio di funzionamento, solo che per ogni fila di bassi ci sarà la sua logica di soniera, quindi ci sarà una soniera che magari fa una fila di bassi e una soniera che ne gestisce un'altra e così via. Bene, una volta capito il funzionamento di tutta la fisarmonica e una volta che abbiamo curiosato per bene all'interno della nostra fisarmonica, possiamo cominciare a riassemblare tutti i pezzi. Allora, ricordatevi bene che questa qua andava ingaggiata come prima, ricordando di lasciare i fori verso il muro, diciamo, quindi dalla parte esterna della fisarmonica, quindi andiamo a ingaggiarla esattamente così, dall'altra parte perché qui abbiamo i fori delle viti,
quindi andiamo a ingaggiarla così e così. Ora questo starà fermo, bisognerà solo bloccarlo su questa parte qui, servendoci della nostra lamella di prima. Bene, una volta ingaggiate per bene queste due vitine, fate in modo che la soniera rimanga assolutamente ferma, quindi stringetele bene, però senza esagerare. Ecco, a questo punto siamo abbastanza sicuri che si muova proprio poco poco. Ok, adesso con la soniera siamo a posto, dobbiamo prendere l'altra parte della fisarmonica e tornare a piazzarci sopra quella della tastiera. Quindi prendiamo la parte inferiore, vedete che abbiamo i bassetti da questa parte, vedete questi sono i registri dei bassi, quelli che dicevo prima, i registri per attivare i bassi e le soniere dei bassi sono questi qua. Ogni registro corrisponde all'attivazione di diverse soniere, questo è il master, famoso master, vedete anche qui ci sono i pallini. Attivando questo si attiveranno tutte le voci assieme dei bassi. Ora, tenendo i bassi da questa parte qua, attenti al verso giusto della fisarmonica, perché non dobbiamo metterla da questa, essendo che abbiamo i bassi di là, bensì dall'altra parte. Attenti alle cinghie che non siano in mezzo, che non ci sia nulla in mezzo, e anche ai lacci, quelli per tenere chiuso il mantice. Deve combaciare tutto perfettamente. Qui ancora non ci siamo. Ok, adesso ci siamo. Ora ci siamo. Vediamo che tutto combacia. Proviamo a girare dall'altra parte. Vediamo che qui combacia tutto. A questo punto possiamo tranquillamente tornare a metterci dentro i nostri chiodini. Ecco, se andate meglio, usate pure un piccolo martelletto per metterli dentro. Prima li mettete a mano. Diciamo che già a mano dovrebbero riuscire ad entrare facilmente. Però se fanno fatica ad entrare, utilizzate pure un piccolo martelletto, senza battere violentemente, perché comunque lo strumento un po' delle vibrazioni ne risente. Andiamo a girare, mancano ancora 3 chiodini. 1, 2 e l'ultimo chiodino. Bene. A questo punto la nostra fisarmonica è quasi a posto, ci rendiamo conto che manca solo la mascherina, ma la mascherina non è un problema perché vediamo che basta inganciarla in questa maniera. Fate molta attenzione ai registri, a non storgerli, perché qualsiasi cosa storgete qui lo rovinate, che siano i tasti o i registri. Cerchiamo di inganciare la nostra mascherina. Bene, ecco fatto. Non ci restano che le due vitine. Ecco fatto, così la nostra fisarmonica è bella e sistemata. Vediamo che si può tranquillamente sollevare. Ora andiamo a verificare quello che abbiamo detto prima. Effettivamente con il registro basso noi andiamo ad attivare solo le note basse. Sentite che bassa? La nota più alta qui è questa, che in realtà è molto bassa, perché se andiamo ad attivare
le due soniere, diciamo le due ottave medie, abbiamo questo suono qua. Sentite che è già molto più alto? Infine ci tocca al registro del piccolo, che è la nota più acuta in assoluto, che è questa. Questa è davvero acuta. E la nota più bassa è già alta. Questa è la nota più bassa in assoluto dell'acuta. Infine il registro, quello master, che si attiva o con questo registro qui, per comodità, o con questo. Abbiamo tutte le voci assieme, quindi tutte le soniere attivate. Sentite che ci sono molte voci assieme che suonano. Poi abbiamo invece la più bassa con la più acuta, che è questa. Sentite la componente bassa, ma la componente acuta pure. E basta, questo quindi era tutto il funzionamento della fisarmonica, delle soniere, dei registri. Spero non vi sia rimasto alcun dubbio, credo di aver comunque spiegato tutto quello che c'era da spiegare. Per qualsiasi dubbio ditemelo nei commenti e adesso andiamo alla fine del video. Bene, siamo arrivati dunque alla fine di questo video. Spero abbiate gradito il format del video, ma soprattutto il fatto che abbiamo aperto la fisarmonica e siamo andati ad esplorare nel suo interno tutte le componenti e le meccaniche che la compongono. E arrivati a questo punto non ci resta che salutarci. Noi ci vediamo come sempre nelle nostre lezioni pratiche. Un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!